Onde giganti, scogliera alta, forte vento, mare mosso, ma soprattutto la giusta corrente sono gli ingredienti perfetti per realizzare una bellissima pescata. Ciao ragazzi, oggi vi porto a pesca in un posto davvero unico. Qui infatti c'è una scogliera abbastanza accidentata, però col vento da sud si creano delle forti correnti e c'è la possibilità di catturare qualche bel saragone con la bolognese e il bigattino. Ora troviamo il posto, che è la cosa più difficile, si rischia di rompersi l'osso del collo. Questo sarà il punto di pesca. Vedete, c'è una bella correntona che esce fuori. Quando si pesca su scogliere accidentate e pericolose come questa, bisogna preparare molto bene lo spot di pesca. Io mi tengo sempre a portata di mano gli slamatori, i piombi da aggiungere, gli ami di ricambio e i fili. Tutto il resto lo lascio nella cassettina perché non mi servirà nell'immediato. Ma la cosa più importante è un cuscino, perché su queste scogliere è l'unica cosa che ci salva la giornata. Prima di aprire la canna da pesca e cominciare a pescare, bisogna pasturare. Infatti questa pesca si fonda proprio sulla pastura. I pesci devono stare sotto di noi e devono essere pronti a mangiare quello che poi gli presenteremo. E la pastura deve essere continua e non troppo abbondante. Ora apriamo la canna. Come vedete utilizzo un sughero a cui ho tagliato l'estremità. Serve giusto una pallina molto piccola, non è che servono grandi cose. Non esiste una montatura specifica che possiamo preparare da casa, ma bisogna capire al momento quello che si vuole pescare e come sta lavorando il galleggiante in base alla corrente. Provando questa montatura che avevo preparato, mi accorgo che non va bene per la corrente che c'è oggi e sono costretto a fare un po' di prove prima di trovare quella che potrebbe funzionare meglio. Allora ho cambiato galleggiante perché quello era veramente invisibile, quindi pallina rossa è piombata. Ho messo giusto una spallinata lunga, molto vicina, molto raccolta, vedete? Di una ventina di centimetri, 5 piombini. Girellina finale del 18. Ora mettiamo un paio di bigattini e la corrente lo porterà lontano. Noi peschiamo lì dove è la corrente. Intanto buttiamo una manciata di bigattini, lancio qui sotto e gli faccio fare una bella passata, lo facciamo uscire fuori. Mulinello aperto, gli lascio prendere il filo, appena vedo che qualcosa mangia chiudo e ferriamo. Gettiamo pure un po' di pastura, Ma che succede? Che ovviamente questa corrente esce fuori, uscendo fuori il galleggiante e i bigattini se ne vanno tutti quanti in una determinata zona ed è proprio lì che i pesci dovrebbero mangiare. A questo punto bisogna continuare a pasturare finché il pesce non arriva sotto. A volte servono ore prima che i pesci entrino in pastura e intanto bisogna capire se la montatura che abbiamo realizzato sta lavorando correttamente. Finalmente, dopo una quarantina di minuti, comincia a muoversi qualcosa. Mamma mia che mangiata! È un'occhiata carina, che ovviamente nelle mie mani sembra un pesce minuscolo, ma l'importante è che i pesci siano entrati in pastura. A questo punto inizia il divertimento, bisogna solo ricordarsi di pasturare sempre e pescare nel posto giusto. Eccolo. Questo è un pesce che sembra un po' più grande del primo, anche se pescando con la bolognese, nel momento in cui lasciamo filo all'occhiata, questa comincerà a tirare come un ossesso. Molti infatti le pescano con una canna fissa molto robusta e le tirano su di peso appena abboccano. Il problema è che qui sarebbe impossibile perché la scogliera è davvero alta. È un saraghetto. Anzi, un'occhiata. Provo a usare il guadino, ma purtroppo non arriva al mare. A momenti mi casca e allora decido di metterlo da un lato e tirare su di peso il pesce. Tra le mie grandi mani e l'obiettivo grandangolare sembrano tutti pesci minuscoli, ma vi assicuro che non lo erano. Ormai le occhiate sono entrate in pastura, quindi a ogni lancio c'è subito la mangiata. Questo è il momento più bello della pesca. E ovviamente sta al tramonto. Purtroppo siamo al tramonto, però voglio sfruttare bene questa mezz'oretta di pesca che mi rimane. Guarda, questa è una mangiata. Eccolo, c'è.
Questo è un pesce un po' più grande, infatti sta tirando parecchio e comincia ad andare un po' da tutte le parti. Speriamo di non dover usare il guadino, perché non ci arriva al mare. Mamma mia, qui è un casino, vediamo che roba è. Sembra un'occhiata pure qua. Il pesce è decisamente più grande degli altri e dovrei utilizzare il guadino. Provo a farlo sperando di non cadere in acqua. Scendere. Sono costretto a scendere, ma posso farlo perché non stanno arrivando quelle ondone che ogni tanto si schiantano sulla scogliera. Però il guadino non arriva proprio. Dai, ci siamo quasi. L'occhiata posso riuscire a metterla dentro. Però provo, ma porca miseria riesce. Vaffanculo. Facciamo come gli antichi, va? E ovviamente c'è un unico modo per tirarla fuori, come facevamo da bambini, tirando di forza. Stando attento a non cadere dagli scogli, ritorno nella mia postazione, recupero il pesce, che ovviamente dall'inquadratura sembra minuscolo, però questa è davvero una bella occhiata. Ha mangiato bene e sono stato fortunato perché l'occhiata ha dei dentini terribili e spesso spezza il filo. Come è accaduto al tiro successivo. Eccolo, va giù, eccolo! Questo è un pesce, No! Ha rotto tutto, fanculo. Succede, in questi casi bisogna rilegare l'amo o rifare il finale, cosa che faccio ogni 4-5 pesci, soprattutto se hanno ingoiato. Comunque, se il video vi sta piacendo, mettete un like e iscrivetevi al canale, ci darete una grande mano. Dopo altri 4-5 pesci, mi accorgo che anche pescando sotto di me, al di là della schiuma, i pesci cominciano a mangiare. Vuol dire che i bigattini si stanno fermando anche in quella posizione. Sarà molto più facile vedere il galleggiante, soprattutto perché si sta facendo buio. Eccola! Bella anche questa qua, guardate che meraviglia. Ma pescando sotto di me, le occhiate non sono l'unico pesce a mangiare. E infatti... Bella, bella. Saraghetto. Vieni su. Piccino piccione. Qualche volta pescando le occhiate nella schiuma capita anche qualche sarago maggiore. Questo è ingoiato, ma ora lo ributtiamo subito. Ciao piccolo. Dopo altri 2-3 saraghi e un'altra decina di occhiate, ormai il sole è sceso. È ora di andare via, non prima di aver ributtato questa piccolina che purtroppo mi era caduta tra gli scogli. L'amata è caduta qui. Ora ti ributto. Ciao. Allora, la pescata la termino qui, anche se non ho finito i bigattini, perché sennò mia moglie mi ammazza, già sta facendo tramonto. È andata bene, ho preso qualche bella occhiata, qualcuna veramente bellina. Queste me ne sono tenute, di solito i pesci li ributto, però mi piacciono molto le occhiate, poi ne ho prese 5-6 alla fine, non tantissime, le altre le ho ributtate. Se il video vi è piaciuto, come vi ho detto prima, mettete un like e condividetelo. Ovviamente dopo questa pescata ho buttato il guadino vecchio e ne ho comprato uno nuovo, un po' più lungo.